Mark del 1909. Anche per il salda di oggi ed è considerata appunto una macchina veramente che ha segnato un importante passo la nostra prima Bugatti, ed ecco la sua grande rivale dall'Italia, l'Alfa Romeo Sensi 1750 Zagato. Italiana ripartirà dopo senza problemi. Andiamo avanti di solo 3 o 4 anni e vedete qual è l'evoluzione del design di Vittorio Iano. Questo è l'Alfa Romeo 8C 2003 di Roderick Jack. Die gas, as they say here. Eccoci. Non male, no? E lui ha fatto la settimana scorsa con quella macchina, ha completato la Menemino. Gli ha dato una pulita e l'ha portato subito qua. E adesso Mark Newson, il grande designer australiano a bordo della sua Bugatti tipo 59. Good afternoon, Mark. Sounds pretty good too, doesn't it? It sounds, I can't tell actually. When you're inside the car, you don't really know what it sounds like. Gli ho detto... Passiamo nella classe ECC Style, l'incontro tra la velocità e lo stile. Siamo negli anni 50 e siamo... E dalla Germania l'Aston Martin DB3 S di Stefan Hoffmann. Dall'Austria Andreas Noringer con la Ferrari 335 Sport. Questa è una macchina molto speciale. 4 di queste vetture furono mai costruite. Una di quelle macchine era la macchina con la quale il povero Deportago perse la vita all'ultima millemiglia del 57, quando eccola! Oh! Good afternoon! Good afternoon, Chris and Ann Cox. Chris e Ann Cox. Good
afternoon. È sorprendente, ma questo è tutto Reker dalla Germania. Good afternoon. È sorprendente, ma questa vettura all'epoca aveva le stesse prestazioni della Ferrari che abbiamo appena visto passare. E questo è tipico della Porsche. Erano sempre le piccole macchine dalle grandi prestazioni. Qui siamo nel 64, però Porsche, sempre all'avanguardia, che Enzo Ferrari non lo era sempre, decise di mettere il motore, come la Porsche tradizionalmente faceva, dietro il pilota e non... Buongiorno Marco, ciao! Spero tanto che ci riesca, perché questa macchina dà l'impressione di essere molto pesante da spingere. Bravo! Ciao Duccio, ciao a tutti! Sembra una macchina degna del mondo il giro del mondo in 80 giorni. Andiamo avanti di quasi 50 anni con la Fiat 8V di Jan de Roo dal Belgio. Good afternoon, Jan. Eccolo. Facile, no? Guglielmo Fierro, 250 del stesso modello Porsche 718 di Oliver Smith dalla Germania. Good afternoon, Oliver. Serve un uomo di aiuto? Go for it. Facile come una Porsche 911. Colin Chapman era il progettista di questa vettura, la Lotus 21 di Federico Buratti. Devo farti i complimenti, Federico, sei più inglese di un inglese, o forse più scozzese di uno scozzese, dato che questa era la vettura del gentleman farmer, l'agricoltore che correva, scozzese, il grande Jim Clark, che è mancato appunto 50 anni fa quest'estate, anzi questa primavera. Buratti di Biella. Grazie. Da PRN siamo adesso i pantaloni a zampa di elefante, capelli lunghi. Chi potrebbe essere più appropriato come pilota che Egon Zweimüller? Sarra.
Martini, pilota di Formula 1 al volante della sua Tyrrell 6 ruote. Pierluigi, buongiorno, benvenuto a Villa Erba e spiegaci perché un pilota degli anni 90 sta guidando una Tyrrell degli anni 70, che è molto prima della tua epoca in Formula 1. Ciao Simon, saluto tutti gli appassionati, sono qua perché questa macchina è stata per me la macchina che mi ha dato emozione quando ero un ragazzino e quindi ho avuto la fortuna un giorno di poterla comprare e adesso mi diverto a guidarla perché è una macchina particolare. Vai! L'Alfa Romeo 182 di Aldo Baroli. Questo weekend anche, quindi grazie Aldo, complimenti. L'Alfa Romeo di Aldo che passa, adesso l'ultima vettura di qua è la macchina che ha vinto. You got a bit of dust going there, Paul. Talk us through it. Dei premi speciali. Questa è la concept car che voi avete votato oggi. Ian Cameron, con la Ferrari SP38. Questo vuol dire che abbiamo l'ultimo premio da dedicare oggi, BMW Group Ragazzi. Invitiamo il pubblico a stare un po' più largo così che la macchina possa entrare.